Anche se l'ho fatto nel video precedente, disclaimer, il materiale che vedrete in questo video mi è stato fornito da Syncube, ma come al solito, nero su bianco, viene specificato che sono totalmente libero di dire ciò che penso e fare le mie considerazioni su quello che è questo prodotto. Ma direi di iniziare. Syncube Savu modello Pro. Esiste anche un modello Sport che non ha i LED e qualcosa in meno rispetto a questo. Oggi parliamo di questo modello specifico per basi Syncube 3. In realtà nel loro shop è possibile anche scegliere un modello che è compatibile con le basi Syncube 2. In quel caso, in più rispetto a questo, ci sarà una batteria di alimentazione che servirà ad alimentare il volante stesso. Volante dal diametro di 30 cm e che pesa 1,750 kg, compreso il quick release che ha il suo bel peso. Dal mio punto di vista non è tra i volanti più leggeri. Io utilizzo nei miei daily il volante Asher Artura Pro, che anche lui non è un peso piuma. Personalmente con basi di questa potenza, personalmente amo anche quello che a livello di inerzia, di dumping meccanico danno questi volanti con questo peso, ma lo trovo un mio gusto personale. Per quanto riguarda l'intero corpo del volante parliamo di alluminio, sia quindi nella parte frontale che nella parte dietro, e queste impugnature in gomma, credo intorno agli 80 Shore, rendono comunque un ottimo grip a livello tattile. Anche questo materiale che ormai ritroviamo e ho ritrovato in tantissimi altri modelli, e mi piace tantissimo quella che è l'accompagnamento che c'è nelle linee per l'inserimento dei pollici. Ottima anche la distanza che poi abbiamo con i rotari, che sono qui nella parte interna, che spesso in alcune manovre può capitare di toccare, ma in questo caso lo spazio che c'è è sufficiente nell'impugnatura per non andare mai a toccare la parte dei rotari interni. È un volante che offre nelle rifiniture un ottimo cambiamento di livelli, che molto belli a livello visivo. Vi dico che è un volante che risulta molto più bello dal vivo che in foto. Questo perché proprio per alcuni dislivelli che ci sono non rendono giustizia quando lo guardiamo in foto, invece dal vivo offre un ottimo impatto visivo. Piccolo approfondimento per quanto riguarda le impugnature: ogni volta che utilizzo volanti che hanno questa marcata accentuazione nell'essere sagomato per l'alloggiamento dei pollici e delle mani, comporta sempre un grandissimo grip, a patto che montiate nel modo corretto la base e alla giusta distanza tra le vostre mani. Questo perché naturalmente quando ci sono questi inviti così pronunciati forzano in un certo modo la postura. Faccio questa precisazione perché ci sono persone che spesso con volanti molto sagomati trovano delle difficoltà, spesso sono legati alla postura. Più i volanti hanno un'impugnatura sagomata e più ti costringono ad un'impostazione di inclinazione, di distanza, per avere la più corretta impugnatura del volante stesso in un determinato target. Altra specifica per quanto riguarda le impugnature: sentite al tatto anche quando provate ad andare a ruotare che l'anima all'interno è sicuramente di uno spessore molto generoso, e quindi la parte di rivestimento di gomma è inferiore rispetto ad altri modelli. Questo vi dà subito un effetto di rigidità torsionale veramente esagerata, devo dire, nessun problema, neanche accenno a flessioni, e anche a livello di morbidezza dell'impugnatura, seppur 80 Shore non è tra le impugnature più dure, però vi dà subito un senso di consistenza quando lo stringete tra le mani, sicuramente leggermente diverso rispetto a volanti che usano magari lo stesso materiale, ma ce n'è di più rispetto all'anima stessa dell'impugnatura. Naturalmente, ragazzi, queste sono specifiche che vi faccio per cercare di dettagliarvi di più alcuni aspetti, perché a distanza è veramente complicato far passare
la sensazione che si ha quando si impugna un determinato volante. Quindi entro in questi tecnicismi soltanto per cercare di darvi l'idea della diversità che ci può essere tra un prodotto e l'altro. A livello di rifiniture abbiamo queste serigrafie nella parte frontale anche incavate rispetto il piano del volante, offrono delle linee secondo me molto interessanti. Anche per quanto riguarda le numerazioni intorno agli encoder, sono tutte serigrafate. Nella parte in alto abbiamo anche una seconda serigrafia SyncCube. In questo caso, appena l'ho aperto, ho notato questo spazio che c'era tra la back cover e la front cover, che mi ha lasciato un attimino così, perché non capivo come mai. Quando poi ho visto anche sul distanziale che potete montare sulla base questo genere di concetto di rifinitura, ho capito che è una scelta stilistica che ha voluto fare SyncCube. Poi fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, o se anche voi avreste preferito magari la back cover e la front cover totalmente aderenti, e quindi che non lasciano questo tipo di spazio, però fanno un loro gioco a livello visivo. Fatemi sapere. Arriviamo adesso alla dotazione pulsanti. Ce ne sono 3 e 3 nella parte alta, altri 3 e 3 nella parte bassa. Vi faccio sentire il click. Il feedback tattile inizia all'istante in cui andate a premere e il pulsante si muove probabilmente di 1 millimetro. Ottima la resistenza alla pressione. Io prediligo sempre ultimamente tasti che hanno già la serigrafia della funzione. In questo caso però sarei stato contento da parte di SyncCube avere delle cover cap di ricambio, come succede per esempio con altri volanti che hanno sempre la parte dei pulsanti serigrafati. Magari averne qualcuno di ricambio per poterli cambiare, poter cambiare funzione, mi sarebbe piaciuto averli direttamente nella confezione. Avendo poi questo volante un costo abbastanza importante, entro anche un attimino un pochino più nel dettaglio sulla tipologia di click e di pulsante. È molto simile a prodotti della serie Cube Controls, probabilmente è più simile agli ultimi modelli che hanno una forza per attivare il feedback tattile maggiore rispetto ai modelli precedenti, però è su quel genere di feedback lì. Personalmente prediligo di più i pulsanti che hanno un pochino più di corsa corposa, anche se comunque danno un senso premium a quella che è la pressione del pulsante stesso. Sono tutti retroilluminati RGB e naturalmente tramite il loro software potete sceglierne la colorazione. Vedrete più volte il tipo di colorazione che ho scelto io, che ricorda un pochino quelli che sono i miei colori. Come ho detto, poi ce ne sono altri 3 nella parte sotto, sono identici a quelli sopra. È comodo avere almeno 6 pulsanti in cui potete utilizzarli senza mai lasciare l'impugnatura, perché naturalmente per l'utilizzo di questi più in basso dovrete sicuramente togliere la mano dal volante. Molto ricca anche la dotazione di rotari ed encoder. Iniziamo da questi qui sotto. Sono encoder rotativi e quindi hanno anche la possibilità di avere la funzione posizionale. Ad ogni posizione dell'encoder corrisponde un pulsante premuto. Ottima la spaziatura e la resistenza che offrono questo genere di encoder. Anche questi hanno la cover cap totalmente in alluminio anodizzata nera. Ci sono poi 3 rotari che sono anche premibili. Sono molto più silenziosi, ma anche il loro click è un pochino più leggero rispetto a quelli frontali, e altri 2 rotari che sono anche premibili nella parte qui del pollice all'interno dell'impugnatura. Questi qua secondo me sono sempre i più comodi da utilizzare. Anche in questo caso tutte le cover cap alluminio anodizzato nero. Faccio presente poi che nei 3 rotari nella parte centrale intorno ci sono dei LED RGB configurabili sul software. All'interno non è un singolo LED, quindi potenzialmente, perché al momento non è possibile, potrebbero crearsi anche dei giochi di colore, magari quando state anche ai pit stop o comunque per attivare determinate funzioni. Attualmente non è possibile, potete scegliere però il singolo colore con cui si illumineranno. Conclude poi la serie di rotari, anche quelli sempre utilizzabili col pollice, nella parte qui in alto, anche questi con la cover cap in alluminio anodizzata nera. Ottima la spaziatura, sono a metà di durezza tra quella che è la durezza di questi rotari e questi encoder. Il feedback tattile è molto accentuato e sono utilizzabili benissimo sia con i guanti che senza. Abbiamo poi nei 2 lati 2 funky switch rotabili
premibili e direzionabili. Nella parte qui in alto 15 LED RGB per i girimotori e altri 3 e 3 LED che potete utilizzare come spotter, potete utilizzarli per l'ABS, per il traction control. Ci sono già vari effetti che sono utilizzabili tramite il software SyncCube, ma ho fatto un piccolo video per voi. Eccoci al software tuner, in questo caso la versione 3.0.4. Entriamo nel volante Savu Pro. Nella prima schermata possiamo vedere il corretto funzionamento di tutti i pulsanti e l'elettronica. Per quanto riguarda la configurazione dei paddle shifter e delle frizioni, cliccate su questi 3 trattini, Configure Wheel, e qua avrete come funzionano le frizioni. In questo caso, come vedete, la mia frizione di destra è configurata come secondaria, ma potrete utilizzarli anche come acceleratore e freno, ma l'utilizzo corretto è sempre quello di una frizione primaria e secondaria per utilizzarlo con il dual clutch e quindi per le partenze. Nella parte più sotto andremo a selezionare come dovranno funzionare i vari rotary, se come rotary oppure come encoder posizionali. Andiamo poi sul secondo tab dei LED e andremo a scegliere come dovranno funzionare l'illuminazione dei LED con la telemetria. Qui in alto possiamo scegliere l'intensità di illuminazione fino quasi totalmente a spegnerli, e questi sono tutte le funzioni di telemetria che sono disponibili. In questo caso io mi sono creato un mio profilo, vi faccio vedere per esempio cliccando play, nel singolo effetto viene fatto vedere l'effetto che si attiverà. Naturalmente ogni effetto si può editare. Andiamo in questo caso, come vedete, il DRS attiva le luci 1 e 2. Potete scegliere l'effetto statico, glitter, flicker, e ogni effetto ha la possibilità di essere rappresentato come meglio credete e soprattutto del colore che preferite. Trovo un pochino laborioso il modo di gestire anche le colorazioni e la modifica delle colorazioni. Vi faccio subito un test, così vedete come si illuminano. Possiamo scegliere se aggiungere un'altra luce, rifacciamo il test, vedete, e possiamo andare a cambiare anche colore. Dobbiamo selezionare, in questo caso tutti e tre, andiamo su Color Picker, mettiamo, che ne so, andiamo sul giallo, fate ok, vengono modificati, facciamo test, vedete? Andiamo a togliere quello che avevamo acceso e andiamo a ridare la colorazione precedente. Vedete? Ok. E questo potete andare a configurarlo su ogni tipo di effetto. Vi faccio vedere soltanto quello dell'illuminazione dei girimotore, perché in questo caso, vedete, attiviamo il test, funziona così. Potete scegliere anche lo smoothness con cui questa luce, vedete, rimane più soft, come si spengono e accendono, e potete scegliere anche diversi modi di come dovrà funzionare l'illuminazione. Una volta settato il vostro profilo, potete o salvarlo se ne avete già creato uno e state facendo qualche modifica, oppure salvarlo in un profilo dedicato a voi. Usciamo dall'editor. Vi faccio vedere un'altra schermata, Simulator Settings, perché attualmente il volante si configura a seconda della macchina con determinati criteri di giri minimi e giri massimi. Anche se il software tuner rileva il gioco e la vettura che si sta utilizzando, ho notato però che dovete voi manualmente, per allineare perfettamente i girimotori, andare a selezionare il profilo dell'auto, e a quel punto avrete allineati i giri all'interno del simulatore e i giri che verranno visualizzati sul vostro volante. Funzionano però il traction control, tutti quegli altri tipi di effetti derivanti da telemetria, ma per quanto riguarda i girimotori ancora devono implementare l'automatismo dello switch dei vari profili a secondo del gioco e auto che state utilizzando. Penso che possiamo tornare a noi. Ciao ragazzi, bentornati. Passiamo adesso alla parte retro. Nella parte qui in alto c'è un pulsante per accenderlo e spegnerlo. Come ho raccontato già nella recensione del SyncCube 3, il Savu si connette a livello di alimentazione tramite il Quick Release, ma per quanto riguarda la connessione dati, attualmente, sottolineo, attualmente, avviene tramite il sistema wireless di SyncCube. È un sistema Bluetooth poco energivoro
e che consente anche una connessione molto rapida e attraversamento dati molto rapido tra quello che è il volante e in questo caso il SyncCube Link con cui si andrà a connettere. Come ho detto, tutta la backcover in alluminio. La versione che ho io ha il cambio magnetico e le frizioni. Volendo potete aggiungere come ulteriore optional anche il secondo cambio nella parte qui in alto. Quando però queste palette aggiuntive non vengono montate, ci sono queste cover in plastica che vanno su quell'alloggiamento. Diciamo che non mi fanno impazzire. Anche Asher, quando va a coprire questi fori e utilizzo questo genere di plastica, sta dietro, non si vede, però un po' bruttarello. E andiamo adesso a parlare del cambio. Struttura molto solida, tutte in alluminio al CNC, anodizzato nero, funziona a livello magnetico. Per quanto riguarda però la parte elettronica abbiamo dei micro switch. Si sente? Questa è l'attivazione del micro switch. Per quanto riguarda proprio la pagaia dove voi andrete a mettere le dita per azionare, è totalmente in alluminio. Non sono regolabili in nessun modo. Io su un prodotto di questa fascia personalmente mi sarebbe piaciuto un pochino anche avere questa possibilità, anche se non sono uno che va a fare queste modifiche, però so che ci sono persone che amano anche andare un pochino a modificare l'ampiezza del loro cambio. In questo caso ve lo dovete tenere così com'è. Faccio poi presente anche un'altra cosa. Vediamo se riesco a farvelo sentire. È insonorizzato, però per la costruzione che ha mi è capitato qualche volta che vada un pochino a creare dell'attrito, per cui nella cambiata percepisco una sorta di fischio. Vediamo se riesco a riprodurlo. È difficile farvelo sentire. Ecco. Nulla che un po' di WD-40 non vada a risolvere, però personalmente volevo farvelo notare, perché anche la stessa cosa mi è successa con le palette della frizione. In questo caso a livello elettronico funzionano con un sensore di Hall, anche qui tutta la struttura in alluminio, però devo dire che come feedback, ecco, vediamo se sentite? Può capitare che fischiettano un po', anche in questo caso un po' di WD-40 e si risolve, però è un intervento che probabilmente dovrete fare voi se come me avete questo genere di problema. Questi aspetti non ne precludono il funzionamento, ma ci tenevo a farvelo notare. Per il loro funzionamento utilizzano come feedback una molla a torsione molto simile a quella che viene utilizzata su altri volanti, ma proprio per il genere di attrito che hanno una sensazione, oserei dire, meno fluida rispetto ad altre frizioni che ho provato. Si sente un pochino più la frizione probabilmente delle boccole interne. Anche in questo caso la parte dei paddles non è regolabile, ma vi faccio vedere con le mie mani. Io ho le mani abbastanza grandi, ma immagino che anche chi le abbia più piccole ci arrivi in maniera molto agevole. Ecco, così con i mignoli, se volete, per le partenze chi li utilizza così ci si arriva molto agevolmente. Sempre per quanto riguarda la descrizione dei paddles, non hanno una particolare smossatura nella parte qui più esterna. Naturalmente sono lavorati, è morbida la curvatura, ma non è una smossatura molto evidente. Abbiamo poi nella parte qui sotto una porta USB Type-C che serve nel caso per aggiornare il volante. Come vi ho detto, non utilizzando la connessione interna, e quindi la parte wireless gestisce gli input dei pulsanti, nel caso vada aggiornato il volante va connesso meccanicamente con il cavo nella parte retro. In quest'ultima parte voglio riparlarvi del quick release che SyncCube già premonta su tutta la linea dei suoi volanti. È il suo nuovissimo modello che consente la connessione LED Bridge con le basi SyncCube. Riparlo al volo delle specifiche meccaniche. Offre una connessione molto stabile a livello meccanico con il quick release lato base. L'unico inconveniente è che per montarlo e smontarlo dovete sempre premere in contemporanea la parte delle alette sia sopra che sotto, e soprattutto in fase di smontaggio, onde evitare che la parte di queste barre in acciaio vadano a toccare la parte del quick release lato base, premetelo con forza e assicuratevi di averle totalmente
aperte e poi sfilate il volante. Nella parte di inserimento stessa cosa, tenetele ben salde, ma una volta rilasciato, quando avete inserito il volante nel quick release, la connessione è subito totale e solidale. Meccanicamente lo trovo eccellente. Anche qui, se qualcuno non avesse visto la precedente recensione del SimCube 3, le tolleranze sono talmente perfette, quindi ridotte all'osso, questo per andare a migliorare quella che è la coesione dei due quick release, dei due lati del quick release. Questo sentite sempre quando lo inserite o disinserite che non scivola fluido, ma sembra quasi un po' di sabbietta. Questo credo derivante anche dalla lavorazione dell'alluminio e quindi dalla tolleranza che c'è tra il pezzo maschio e il pezzo femmina, che un pochino toccano, però una volta montato la sensazione di solidità è totale. Approfitto poi di questa recensione anche per un ulteriore approfondimento per quello che riguarda il quick release. Anche nella sua forma è studiato in modo che l'adesione e soprattutto l'eliminazione di qualsiasi gioco una volta che avete collegato la base con il vostro volante. Naturalmente il concetto è sempre di derivazione automobilistica. SimCube ha creato una sua versione anche della forma, come vedete non è una forma totalmente rotonda, e questo consente appunto un'adesione maggiore ed un controllo maggiore quando il quick release è sottoposto a sforzi rotativi, ok? E quindi ecco perché avete questa sensazione una volta montato di un ottimo prodotto. Anche qui entriamo nei cavilli di un qualcosa che sicuramente si è evoluto. Personalmente trovo eccellente già il vecchio quick release, anche se non era un effettivo quick release, cioè uno sgancio rapido, perché necessitava del perno, però ce ne sono tanti che comunque sfruttano questo genere di concetto, cioè queste forme non totalmente rotonde e che hanno delle forme particolari, che può essere ecco questa fatta in questo modo, altre che comunque hanno un trapezio, altre fatte in altri modi, che comunque raggiungono quel tipo di obiettivo là, che è superiore, anche se poi a molti piace, per esempio ai modelli NRG, che praticamente si tengono fermi solamente con l'adesione delle sfere interne praticamente nelle sedi, ma soffrono tantissimo di quelli che possono essere i giochi di movimento. Quando questo genere di quick release qui si rende ancora più adatto nel nostro utilizzo, quando il nostro fine ultimo è ricevere anche il minimo microfeedback dal gioco rispetto magari anche a un auto reale, perché anche gli NRG vengono utilizzati nel reale, però non hanno le stesse nostre necessità. Ne hanno altre, non si deve mai sganciare, ma noi abbiamo bisogno veramente di un trasferimento di segnale totale dalla base al nostro volante e alle nostre, e quindi alle nostre mani. E arriviamo quindi alle conclusioni finali. Naturalmente ho utilizzato il volante su tantissimi giochi dove ho utilizzato anche la base. Come ho detto, studierei molto quella che è l'inclinazione della base in virtù della posizione che vi porta ad assumere un'impugnatura così sagomata. Una volta trovata quella, personalmente ottimo, anche proprio il senso di solidità che ha un genere di volante di questo tipo, anche le numerose funzionalità, avendo un cospicuo numero di tasti, pulsanti e soprattutto tantissimi rotary, che sono quelli che poi ci servono di più. Quindi la dotazione pulsanti è completa ai massimi livelli di quello che possono essere questa tipologia di volanti, e quindi l'esperienza complessiva l'ho trovata soddisfacente. Per quanto riguarda la parte delle palette, quel leggero fischio che ancora non ho risolto, ma soltanto perché volevo farvelo e volevo mostrarvelo qui nella recensione, sono certo che lo andrò a risolvere. Su un volante di questo costo avrei preferito non doverci mettere io mano per togliere questi fischi. Non ne pregiudicano il funzionamento, ma quando si spendono determinate cifre e si ha un prodotto che vi dà questa sensazione premium, stona un pochino le prime volte che ci giocate, nel caso vi capiti, come è capitato a me, che ci siano questi attriti rumorosi quando state guidando. Però a livello di feedback personalmente ottimo, anche come rumorosità mi ricorda tantissimo quelli che sono i paddle shifter di Sim Racing Bay, tra i migliori e quelli che mi piacciono di più. L'esperienza sarebbe stata top se non avessi riscontrato questo leggero rumorino.
Arriviamo quindi al prezzo, 1280 euro, compreso il quick release, che ne costa intorno ai 150 euro, che in questo caso viene venduto direttamente e vi arriverà già montato. È un prezzo molto importante e soprattutto immagino che chi compri un prodotto di questa fascia qui si aspetti l'esperienza totalmente premium, e devo dire che a livello di materiali, feedback e tutto il resto personalmente è all'altezza del suo costo, a parte il fischietto. La cosa che però non mi aspettavo è la parte del software, che attualmente ancora secondo me è in divenire e in sviluppo. Non so se in futuro faranno qualche cosa in collaborazione con Simab e quindi renderebbe totalmente sbloccato il volante per tantissime personalizzazioni, perché ormai amiamo, o chi ama volanti con tutti questi LED, full LED, vuole la totale personalizzazione. Ma a parte questo aspetto, che comunque è personalizzabile anche tramite il software SyncCube, attualmente la parte dei LED girimotore non è gestita totalmente in automatico. Cosa significa? Per quanto riguarda gli aspetti telemetrici, ABS, traction control, tutte queste cose qui passano e vengono segnalate a secondo dell'effetto che avete scelto. Per quanto riguarda però i girimotori, in automatico il software riconosce il gioco che state utilizzando, ma non attiva sulla singola auto la corrispondenza dei girimotore con quelli dell'auto che state utilizzando, e quindi dovete agire voi sul software a livello manuale. Non è una particolare problematica attualmente, sicuramente si andrà a sistemare, perché una volta che verrà riconosciuta questa cosa tutto si andrà a sistemare, però attualmente non c'è questa semplicità di utilizzo per la parte dei girimotori su un volante che ha i LED per i girimotori. Quindi su un prodotto di questo costo mi aspettavo alcune funzionalità basiche, perché quella la reputo una funzionalità basica, funzionasse in maniera perfetta. Risottolineo, sicuramente potete farlo voi manualmente, quando attivate il gioco attivate questa cosa, però ogni volta che cambiate auto, se vorrete la corretta corrispondenza del massimo dei giri motore a quella dell'auto che state utilizzando, dovete attivare voi un flag. Come ho detto, non è un particolare problema, però non mi sembra di aver visto niente in giro in merito a questa cosa e volevo farvelo notare. E siamo arrivati quindi alla conclusione finale. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo volante, fatemi qualche domanda se volete approfondimenti su alcuni aspetti che magari non ho trattato all'interno della recensione. Spero di portarvi altri contenuti di questo tipo in futuro per anche approfondimenti, visto che sono convinto che a livello software, sia per quanto riguarda il volante sia per quanto riguarda la base, ancora ci sia tanto margine di sviluppo. Ringrazio sempre SyncCube per dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare sia direttamente da SyncCube. Naturalmente collaboro anche con dei rivenditori ufficiali SyncCube, i più storici, Sim Racing Bay, G-Performance, Simfui, ma ce ne sono anche altri. Andateli a cercare qui sotto nella descrizione del volante. Naturalmente l'utilizzo di questi link sicuramente supporta quello che è il mio canale, supporta e aiuta la possibilità per il mio canale di poter essere in collaborazione con questi brand, e quindi per me è un grandissimo supporto. Vi ringrazio come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao!